Non erano scarsi, erano abbondanti, ci hai fregato. Ed amici ed amiche di Una Vita da Lontano, live ed in podcast, bentornati, ben rivisti, ben risentiti, ben riascoltati. Come sempre, tutte le settimane una nuova puntata, un nuovo ospite, un nuovo episodio. Vi ricordo ovviamente e vi rimando al fatto che vi potete iscrivere ai nostri canali YouTube, ai nostri podcast, insomma iscrivetevi, cliccate sul like, commentate, fateci sapere che cosa ne pensate del vostro podcast preferito e poi ovviamente commentate e fateci sapere cosa ne pensate dei nostri ospiti. Io sono Raffaele Labrozzi e con me, come sempre, come tutte le settimane, come tutte le volte, i miei compagni di viaggio Piero Carlucci ed Emiliano Pilotti. Io sono Emiliano Pilotti. Io sono Piero Carlucci, ciao a tutti. Io principalmente spero che siamo noi il vostro podcast preferito, perché Infatti, come l'ha detto Raffaele, poteva essere qualunque cosa, e quindi scriveteci del vostro podcast preferito e fateci sapere qual è, però non si sa mai. infatti stavo pensando proprio quali commenti del podcast di cucina che seguo sempre dovevo mandarti, Raffaele, per riguardo del tuo appello, però ne ho trovato uno bellissimo adesso proprio che si chiama Letter from a Killer, che praticamente racconta delle lettere inviate dai carcerati in attesa di essere uccisi con la pena di morte, insomma, quindi che raccontano le loro vicende. Era stato fatto anche uno spettacolo tanti anni fa a teatro. Vedi. Tutto Comunque, ritorna. Allora, se non lo dice nessuno, lo dico io: bando alle ciance, ciancio le bande. Mi freghi le battute? Ciccio, piano piano. No, Raffaele, volevo darti una notizia prima di annunciare tutto quanto dal punto di vista istituzionale, fare le presentazioni bellissime come noi sappiamo. Dal 10 maggio puoi tornare finalmente a farti i capelli fuori, perché ho appena letto che lì vi riaprono non solo il movimento interno ma anche i parrucchieri. Sì, ho letto anch'io. Adesso questa nota a margine, oggi è il 29 di aprile, per chi ci ascolta in un altro momento della propria vita. E io mi posso muovere. È del 2021 e siccome siamo tutti ancora in quarantena, eccetera, eccetera, in lockdown, come insomma, chiamatelo come lo volete, qui in Irlanda dal 10 di maggio siamo un po' più liberi, mettiamo una specie di zona gialla, chiamiamola così, insomma, come quella che c'è in Italia. Giallina. Ecco, per completare l'informazione estera, come ho detto, io da oggi mi posso muovere, ovvero finalmente posso sconfinare oltre la provincia di Cadiz e arrivare anche in zone dove ci sono aeroporti, e ti informo che qui non si chiama lockdown, bensì cierre perimetrale. Detto questo, Emi, la palla a te per le presentazioni. Allora, oggi continuiamo nella, diciamo così, la nostra miniserie dedicata al tedesco, più che altro, che è l'unica cosa che unisce le nostre ultime puntate. Siamo stati a Berlino, Vienna, adesso scendiamo verso sud, facciamo una puntata di quelle speciali, reverse, un espatriato dalla Germania in Italia. E che espatriato abbiamo con noi? Un caro amico, un grande artista. Vi presentiamo Jörg Grunert, che vedete nel suo studio in un angolo, in effetti non troppo illuminato, devo dire, guardandoti adesso. Scusa Jörg, ecco qua, perfetto. Vedi, abbiamo tutto, possiamo fare tutto. Allora, benvenuto Jörg. Ciao a tutti. Questo momento di imbarazzo per me, perché non so come cominciare, come presentarti, se non appunto tu sei un artista, sei uno scultore, performer, dipingi, come si può vedere anche, e hai deciso a un certo punto della tua vita di stabilirti in Italia e farne il tuo paese d'adozione, la tua base di lavoro, ma ovviamente tu sei anche tedesco. di amore.
anche di amore, e non è secondario. Tu sei tedesco, da che parte? Io della Germania non so praticamente niente, lo ammetto. A scuola ho fatto sempre francese, quindi la Francia un po' la conosco, perché a lezioni di francese ti spiega, Ecco. ma il tedesco, io proprio la Germania, veramente zero. Ci Ed è siamo un paese andati quello è un esatto. peccato invece. No, vabbè, tutti i paesi hanno qualcosa di bello e qualcosa di interessante e qualcosa di importante, però appunto, che ne so, già le regioni, le province, il nord e il sud, per me può essere qualunque cosa. Tu da che parte vieni? Facciamo uno quiz. Sei un grande amatore di birra. La Sì. birra della mia città si chiama Kölsch. Ecco. Che Quindi, noi sì. E quindi di quale città so? Colonia. A naso, Colonia. Ma giusto a naso, Che noi solo diciamo per Colonia, assonanza. ma che si dice Köln. Ecco perché. Quindi comunque una città è una Sì, città. una grande città. Città è nata 7 d.C., cioè da Ottavio Augusto, cioè quindi poi sono nato adesso non c'è più, in un ospedale che all'epoca c'era ancora, e questo ospedale si trovava entro le mura romane della città. Quindi delle volte scherzo, cioè non sono affatto tedesco, ma sono romano. Certo. È giustissimo. Sei romano latino, e anche, diciamo così, nell'età imperiale, insomma, era un paese molto molto grande e multiculturale, e un po' come potrebbe essere l'Europa oggigiorno, quello che è diciamo così, nella mente di molti di noi, che è un'unica nazione, bene o male. Chi si sposta, chi vive all'estero, spesso e volentieri ha una percezione particolare di quest'unicum. Però quando, diciamo così, sei arrivato tu in Italia, non era così, cioè i paesi avevano i propri confini, e le nazioni erano ben delineate e non avevano di sicuro una politica comune europea su tante cose. Come hai maturato la volontà di venire in Italia a studiare? Guarda, già a 16 anni mi era chiaro che un giorno dovevo lasciare la Germania per vedere altro, per avere semplicemente un altro punto di vista, cioè di vedere c'è questa, diciamo, questa Germania che naturalmente per molti versi lo amo e l'ho amato e la amo ancora, per molti altri versi invece c'è che la Germania la odiavo, cioè quindi comunque avevo questa volontà di vedere altro, e quindi a un certo punto sono riuscito a sganciarmi e trovare un altro posto, cioè senza pensare che di rimanere per sempre in questo altro posto, che poi è diventato l'Italia, possiamo dire quasi. Naturalmente nella vita non tutte le cose sono, diciamo, progettate. È un po' casuale che sono arrivato in Abruzzo, e c'è poi, se lo dico in breve, avevo fatto un lungo viaggio con la mia compagna all'epoca, con la moto, lungo il dorso appenninico, praticamente dalla Liguria fin giù in Basilicata, perché poi sono andato in Grecia da lì. E sulla via ci siamo brevemente fermati all'Aquila, perché normalmente stavo in montagna e con la tenda, praticamente fuori dalle città.
E una piazzetta all'Aquila, stavamo là mangiando, c'è qualche cosa, passa un ragazzo argentino. Ok. Che poi era possibile, come dire, colloquiare, perché all'epoca conoscevo 4 parole italiane, per dire. E c'è lui, era studente all'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila. E quindi poi tornando in Germania, come all'epoca non studiavo all'Accademia in Germania, ma ero all'università, e come è stato sempre un grande desiderio comunque di fare l'Accademia delle Belle Arti, forse dopo, come dire, sui gusti, le cose, possiamo parlare. E quindi abbiamo deciso, ecco, un bellissimo paesaggio, non è una metropoli, perché Colonia è una grande città industriale, commerciale, una metropoli, tutta quasi metà della Renania-Westfalia, dove sono nato, c'è la grande industria, no? E quindi trovare un altro posto, una città provinciale, però con un'accademia che poi naturalmente ci siamo anche informati, però con delle ottime referenze. Se uno, per dire, ci sono passati molti artisti anche importanti italiani a insegnare all'Accademia dell'Aquila. Quindi, così, eccomi qua. Ma studiavi già dell'arte oppure era una parte della tua vita? Nel senso, all'università che cosa studiavi invece? In Germania stavo studiando filosofia, storia e sociologia. Ma che meraviglia! Quindi c'era qualcosa che si avvicinava, ma non esattamente diciamo la parte materiale dell'artista, mettiamola così. La storia è un po' complicata, non lo so se si può raccontare. Vai. Certo, l'unica cosa, una preghiera, mantieni il microfono delle cuffie, perché se strucia contro il strucia? Ok, lo tengo va bene in mano, così, perfetto. Qui vogliamo sapere questa storia, insomma, da filosofo ad artista. No, praticamente è viceversa, che ciò che ho studiato all'università in Germania è una seconda scelta, non la prima scelta. La prima mostra ci ho fatto già c'era una cernita dei ragazzi al ginnasio, al liceo, dove andavo a scuola, e ho fatto già da liceale diverse mostre, perché ero scelto uno dei più dotati, come dire, più interessati al liceo. Dico sempre da quando la mia madre mi ha dato in mano una matita, probabilmente quando avevo 2 anni, praticamente non ho lasciato mai la matita. Quindi anche in tempi dove io ho sempre disegnato e dipinto, mi è sempre piaciuto di usare le mani, quando il mio padre faceva le cose a casa, col legno o altre cose. Mi è sempre piaciuto di lavorare con le mani. In effetti, dopo il liceo, la prima cosa che volevo fare era praticamente almeno di imparare un mestiere artigianale, prima di studiare qualsiasi cosa. Solo che quando ho lasciato la scuola, o meglio anche dopo il militare, in Germania per la riconversione industriale, perché c'è tanta industria pesante, è stato portato fuori dalla Germania e cominciava già l'automatizzazione dell'industria, c'era una grande difficoltà per i giovani, di trovare posti di formazione o anche di imparare dei mestieri. C'erano pochissimi posti disponibili in tutta la Germania,
e cioè anche l'accademia, cioè avevano il numero clausus, era complicatissimo, cioè dovevi entrare in un'accademia, trovarti un professore, lavorare un anno, fare le mappe, le cose, molto complicato. E quindi a un certo punto ho scelto, va bene, facciamo una cosa che mi piace, comunque da studiare, perché rispetto alla mia attività artistica, che poi ho continuato anche già dopo il liceo, anche quando ho studiato a Constance, ho studiato all'Università di Constance. Comunque ce l'ho sempre seguito, e non devi fare per forza l'Accademia delle Arti per fare l'artista, anche se naturalmente, come dire, come in tutti i mestieri, naturalmente hanno anche una base tecnica o artigianale, come dire, le cose lo devi saper fare, no? Se fare un podcast, che questo uno deve saper fare. Come dire, no? Emiliano fa il video, il montaggio, e come dire, naturalmente è anche un enorme lavoro artigianale, lo devi saper muovere, conoscere una telecamera, c'è tutto l'ambaradam per il montaggio, non è che per forza devi fare, non lo so, chi lo sa, quali studi accademici per poter fare una cosa del genere. Anche se oggi la tendenza nella società è che per ogni cosa devi avere, non lo so, il biglietto di visita, il master qui, il coso là, come dire. Mentre in Italia c'è proprio il senso della bottega, dell'antichità, no? della bottega, del saper fare, è una grandissima tradizione. Non per forza devi fare chi lo sa che cosa per diventare anche uno specialista di una cosa, insomma. Il saper fare non è che... Sì, saper fare, e quindi entrare in una bottega, fare un apprendistato come apprendista, diciamo così, di qualcuno, è ancora un modo per entrare in alcuni lavori, in tanti lavori, in alcuni in un modo ben definito e positivo, in altri un po' meno, perché insomma l'assistente di bottega viene sfruttato per fare tutta una serie di cose che spesso con il lavoro hanno poco a che fare, ma non solo, appunto. Ti senti chiamato in causa? No, ricordo più tutti quanti tutti i racconti degli amici che entravano a studio di avvocati piuttosto che di altre professioni, che insomma all'inizio del lavoro ne vedevano ben poco e facevano tantissime altre cose. Però Jorg, il tuo percorso, pur essendo appunto tuo personale particolare, che ti ha portato a essere te stesso, poi raccontiamo cosa fai esattamente adesso, non è molto diverso da quello di tanti ragazzi che adesso fanno questo tipo di scelte, dall'Italia per l'estero, ancora dalla Germania verso dei posti specifici dove ci sono delle cose da fare, da vedere e da studiare. È una situazione abbastanza comune, e anche storicamente parlando si è sempre fatto, gli intellettuali si sono mossi in Europa per passare periodi nelle scene più importanti, c'era un periodo per esempio in cui uno dei must era quello di fare il Grand Tour in Italia, che no? A un certo punto sì, era una roba un po' da ricchi, un po' da chi se lo poteva permettere, però gli scrittori, gli artisti non potevano prescindere dal venire in Italia a fare questa cosa qui. E adesso ovviamente con il mondo un po' più semplice da visitare, è alla portata un po' di tutti. In questo tuo percorso dalla Germania all'Italia, che per esempio, che prima impressione hai avuto
dell'Italia di allora, e se nel tempo questa impressione, diciamo così, è cambiata, il tuo modo di vedere l'Italia è rimasto un pochino attaccato alla tua prima impressione, oppure si è arricchito e hai cambiato parere? No, cioè, è cambiato moltissimo. Come ho detto, come fanno molti ragazzi, ragazze, spero che lo fanno ancora in massa, per dire, per curiosità, spostarsi e, non lo so, cercare a trovarsi e, come dire, cioè fare la propria vita in un altro modo. Spero, cioè, che molti, cioè, lo vogliono fare e riescono a farlo, insomma, anche per il semplice senso dell'avventura, e non solo, cioè, perché non trovano un posto di lavoro dove vivono, insomma. La mia impressione dell'Italia rispetto a quando è completamente diverso. Uno, cioè, perché entri in una lingua. Entri in una lingua, la lingua è una cultura e quindi per forza cambia moltissimo. Cioè, anche la struttura della lingua è differente dalla mia lingua madre, e questo comporta con sé naturalmente un mondo culturale e quindi anche antropologico, sociale, tutto ciò che vogliamo. Ciò che all'inizio con cui avevo la maggior difficoltà, cioè, di comprensione, e la diversa, veramente una diversità di intendere famiglia. E questo per me, cioè, con le ragazzi, cioè, all'accademia, cioè, di entrare in questo mondo di relazioni molto diverse dalle mie, questo ho messo molto tempo di comprendere questa differenza di mentalità. È stato difficile, cioè, di comprendere le dinamiche delle relazioni familiari, cioè, anche, cioè, poi naturalmente questo ha un effetto naturalmente anche sulle relazioni con gli amici, anche tra i sessi. È stato molto complicato per me comprendere. Io, cioè, in Germania, cioè, non, per dire, anche già quando ero piccolo, anche prima di arrivare in Italia, non si potevano fare, cioè, come dire, dei scherzi pesanti, non si potevano fare più i scherzi pesanti come, cioè, ancora oggi si fa in Italia, per esempio, su tutto il mondo omosessuale o transgender. Cioè, era una cosa, cioè, per me, cioè, quasi inconcepibile. Sono delle forme di mentalità, cioè, che solo man mano ho compreso. E quindi una cosa, cioè, che purtroppo non è cambiata per niente, l'inefficienza amministrativa dell'Italia. che da tedesco ovviamente hai sofferto moltissimo, immagino. No, cioè, non pensare, cioè, la Germania, in questa cosa rispetto all'obbrobrio burocratico non era molto diverso dall'Italia. Sì, forse più efficiente, ma era un obbrobrio, come dire, già solo se vi dico alcuni, cioè, potrò dire una parola: Postbeutel-Zettelverordnung, cioè cioè, come dire, cioè, come deve essere, cioè, un sacco postale. Cioè, esisteva, cioè, un bugiardino, cioè, proprio un decreto legge, cioè, qualcosa del genere, cioè, roba veramente allucinante. Molto tedesco in questo caso, proprio molto istruzioni dalla A alla Z perfette.
E c'è questa cosa, purtroppo penso che c'è moltissimi italiani, e me compreso, soffriamo di questa, come dire, di questa Eiszeit dell'amministrazione italiana, insomma. E questo è, diciamo così, abbiamo toccato un luogo comune, chiamiamolo così, o anche uno stereotipo, a differenza tra l'Italia e la Germania, stereotipi nostri visti all'estero con una base reale della nostra inefficienza su certe situazioni. E nel tempo il modo con cui noi vediamo i nostri vicini, nostri paesi, cugini, fratelli, è cambiato un pochetto, anche la maggior conoscenza, la maggior quotidianità aiuta. Ma tu in tutti questi anni che sei stato in Italia, hai visto cambiare la percezione di te straniero, tedesco, da parte degli italiani con cui avevi a che fare, da parte delle amministrazioni con cui ti sei imbattuto? È cambiato qualcosa del rapporto tra questo paese e te? C'è una domanda, non semplice da rispondere. Anche questo naturalmente è cambiato. Quando sono arrivato, per trovare una casa, affittare una casa, ho dovuto per forza appoggiarmi di aiuti di amici, specialmente poi un professore dell'accademia mi ha aiutato tantissimo a trovare una bellissima casa sopra l'Aquila che funzionava pure benissimo da atelier, una casa molto grande anche con giardino intorno dove potevo anche installare proprio un atelier molto, molto funzionante. E perché tu arrivi, vuoi affittare una casa, sei un tedesco, c'è l'italiano che hai davanti, naturalmente fa il furbo, tedesco all'Aquila, è uno di una famiglia per forza ricco, quindi chiedo il doppio del prezzo. Invece in altre situazioni, già all'epoca, che ero tedesco, argentino o marziano, anche all'Aquila non faceva nessuna differenza, come dire, c'è molti lati delle situazioni, e quindi come dire, nel mio lavoro, per una parte del mio lavoro, anche perché la mia compagna Cam è, come dire, una mediatrice migliore di me anche a livello di organizzativa, e molto superiore a me, e abbiamo fatto delle volte delle esperienze, perché facciamo molto lavoro di workshop di pedagogia teatrale e artistica nelle scuole, nelle comunità e nei più vari ambiti, e praticamente per dei progetti, se io andavo a parlare con l'assessore o qualcuno per qualcosa, poi si doveva per forza sdoppiare questo incontro, perché c'è poi praticamente questo, si poteva, come dire, chiudere la faccenda per essere breve, invece finiva, come dire, un po' raccontando da barzelletta, tanto dopo mi sento con Cam. Sempre l'interprete in qualche modo, sempre qualcuno che... Perché sono venuto? Esatto. Non lo so, non ho capito. Potevo mandare lei. Sì. Ma po' di prep, come si dice. Questo secondo te è solo per, diciamo così, il fatto che tu
hai un carattere un po' più spigoloso rispetto a certe cose, oppure anche perché, diciamo così, tu quando parli con qualcuno poi si deve risolvere, diciamo, c'è un tratto tedesco in cui c'è un po' più di pragmatismo, secondo Conti? te, questa richiesta di un secondo parere per, che ne so, per mettersi d'accordo, per allisciare. Oddio, sono andato in internet. Allora, noi ti sentiamo ancora, ti vediamo frizzato. Eccoti. Per un attimo si è riavviato il browser, non lo so perché. Sì. Scusate, era Ok. colpa mia, la mia domanda un po' troppo involuta. Quindi Quindi questa la la domanda è lascio, più corta. no, la lascio in Chiaro. sospeso. La lascio in sospeso, a meno che Piero non voglia fare un intervento su No, questa, no, su questa parte. in realtà la domanda mi era piaciuta, magari un po' più rephrase, ma Sì, no, per esempio questa cosa di avere il doppio incontro, come lo hai definito, secondo te è semplicemente una questione tua personale caratteriale come causa, o anche perché tu nel tuo carattere hai dei tratti, diciamo così, culturali tedeschi in cui bisogna concludere le cose in una maniera un po' più seria, un po' più dritta, e invece agli italiani gli piace un po' più mettersi d'accordo, tergiversare. allisciare, e quindi aspettano l'italiana con cui, diciamo così, si può fare qualcosa di un po' più morbido, diciamo. No, cioè, ma molto semplice, per quanto c'è le persone, come dire, anche gli assessori o altri, naturalmente, spesso ci conoscevano, cioè, per il lavoro che facciamo, però sono lo straniero, punto. Ok. E cioè, Ok. quindi si conclude con quella parte italiana e punto. Però ti devo dire che io, che sono straniero in Irlanda, spesso mando avanti mia moglie, nel senso che siccome dopo alla quarta volta che non mi capiscono, che non fanno le cose come dico io, eccetera, eccetera, allora dico a mia moglie: parlaci tu, perché voi vi capite tra concittadini, quindi sono io che faccio, invece che come te il primo e poi le, io invece mi sono ormai abituato a mandare mia moglie in avanscoperta, che è irlandese, e quindi sa degli usi e costumi locali. Se ti può No, vabbè, consigliare invece ormai Alexa, abbiamo diviso così il nostro lavoro per dire, per semplificare naturalmente, cioè, la vita a tutti quanti. Però non ho mandato perché quando Cam non poteva, che c'è comunque fatto sempre più lavoro dell'organizzazione che io, che faccio molto più, cioè, cose tecniche. Però cioè, perché tante volte eravamo anche in due nelle situazioni, presentare un progetto o bla 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 bla, e no, ha semplicemente a che fare che, cioè, come dire, forse non si sentivano sicuro, cioè che una volta uno si è messo d'accordo, che io ho capito, o che ne so, cioè non ho idea, però cioè, la conclusione semplice è semplice, cioè, perché sono la parte straniera della situazione, quindi si conclude con la parte italiana, appunto. Capisco. Dopo Piero? tutto questo tempo, Piero, sì. ti è sembrato, a questo punto mi viene la curiosità, non solo riguardo l'approccio con, come dire, le istituzioni o comunque le controparti che debbono chiudere i contratti, ma dopo tanti anni di vita in Italia, ti è sembrato che è voluto o è involuto in generale il rapporto degli italiani con gli stranieri? Perché io me lo pongo molto il dubbio da quando vivo fuori. Guardo l'Italia e non capisco se rispetto a quando vivevo lì siamo migliorati, peggiorati o non so, abbiamo preso un'altra direzione semplicemente. Ma non lo so, cioè, di per sé, cioè, come dire, nella mia esperienza così tra le persone, cioè, non direi, cioè, che l'italiano non è né inospitale né, cioè, come dire,
diffusamente, diciamo, contro gli stranieri o qualsiasi altra cosa. Cioè, come dire, non lo cioè, a parte diciamo una parte politica, bla bla bla, cioè, non voglio parlare di questa cosa. No. Cioè, così diffusamente. Però cioè, penso è una cosa di cui tante volte le persone non si rendono neanche conto. Cioè, proprio inconsapevole, cioè, di una situazione del genere. Quindi sostanzialmente non ha grandi differenze rispetto, che so, ad altri paesi d'Europa, per dire. No, non credo. Cioè, non credo affatto. Cioè, che l'Italia sia, cioè, particolarmente, diciamo, non lo vedo. Perché probabilmente Piero ha la stessa impressione che ho io, ma che capita anche qui che ci siano stranieri di Serie A e stranieri di Serie B. Mettiamola questo così, sicuro. Ecco, quello è che magari qua in Irlanda sono alcuni popoli dell'Est Europa e in Italia sono invece alcuni popoli dell'Africa e del Nord Africa, mettiamola così, o anche dell'Est Europa, mentre magari tutti gli altri hanno diciamo una benevolenza diversa, gli italiani hanno una benevolenza diversa, però poi non lo so, perché magari tu da straniero, ecco, ci puoi dire meglio. Però, come dire, io sono pure una persona sotto questo punto di vista privilegiato, perché per le persone è molto facile vedermi all'artista, cioè così si evita qualsiasi problema, no? Sono pazzo, cioè, come dire, per definizione, cioè, quindi però io e Cam abbiamo parlato, cioè lavorato anche nei SPRAR, anche nei centri diurni, certo, sia in Italia, cioè pure all'estero abbiamo lavorato per anni, cioè con i profughi palestinesi, cioè come dire, naturalmente dipende un po' delle condizioni in cui le persone si trovano, però dico sempre attenzione. Una volta in una piazza, dopo una spettacolazione finale con un gruppo di rifugiati dello SPRAR di Termoli, io ho detto a tutti gli spettatori, cioè, che devono stare attenti, perché come trattiamo loro, cioè rispetto alle case, ai posti di lavoro, come dire, la dignità personale, ciò che facciamo con loro, poi questo e poi è un permesso per trattare anche gli italiani in questo modo. Già Emiliano aveva detto, oggi la formazione non è più la bottega rinascimentale, ma quante persone vengono sfruttate con contratti di precarietà, di formazione, come dire, no? E quindi un po' da vedere, forse è quasi più importante di guardare lo strato sociale o lo status delle persone rispetto, diciamo, al loro trattamento di persone dignitose o meno. Bene, interessante, mi piace molto il punto di vista. Amy. Allora, se Raffaele vuoi fare uno di quei Raffaele deve fare uno di quei recap pubblicitari interni che dicono a tutti, sempre col solito entusiasmo, sì. Mi passi proprio la palla per ricordarvi di iscrivervi a qualcosa di più podcast. Leggero, l'ultima domanda era in realtà io volevo continuare il racconto del percorso di Org, perché ci siamo interrotti sostanzialmente all'arrivo all'Accademia, e tu hai fatto l'Accademia all'Aquila con tutte quante le esperienze possibili, sei stato in Italia per un po' di anni da studente di Accademia, poi a un certo punto sta Accademia è finita, no? Come accade di solito, questi percorsi di studio. Non come noi tre, che l'università non abbiamo mai finita, ma abbiamo iniziato, ma poi abbiamo fatto altro. Di solito si conclude della vita.
si conclude. No, quella è sempre aperta e io non ho mai smesso di essere iscritto all'Università della Vita. No, invece tu hai finito il tuo percorso all'Accademia e poi a quel punto, come diciamo avevi iniziato, ti sei ritrovato con una decisione da prendere, cioè tornare in Germania o restare in Italia o andare in un altro paese ancora, no? Me lo immagino. Come hai vissuto quel momento? Che tipo di decisione hai preso e se ce lo puoi dire perché anche? Sì, ma Piero non doveva fare un intervento? No, io avevo pensato, giro ti lascio parlare tranquillamente, senza... No, avevo apprezzato la risposta di prima ed ero curioso di questo passaggio di adesso. Sono commosso del fatto che qualcuno all'Aquila abbia finito, almeno qui in mezzo su 110 in lode, ragazzi. Ecco, quindi vedi proprio col bacio accademico, no? No, bacio, cioè il direttore cioè, non lo so, non lo posso dire pubblicamente che penso, cioè, che vabbè. Però il mio relatore della tesina è stato Fabio Mauri, un grande artista italiano, cioè morto da ormai penso 10 anni o qualcosa del genere. E quindi certo, c'è finita l'accademia, grande crisi, cioè per tutti che finiscono un percorso, cioè quando è un percorso è un inizio, un percorso è una fine, dopo c'è la crisi, è inevitabile. E praticamente cioè come il lavoro d'artista è difficile. E io ho dovuto sempre lavorare nella mia vita, cioè non è che cioè anche durante l'accademia cioè quando potevo andavo anche in Germania a lavorare nell'industria perché c'è come dire, fare il cameriere per 30.000 lire la notte e per me era una cosa insostenibile e impensabile. Invece c'è di fare l'operaio, studente, in una fabbrica in Germania era veloce, cioè facile da avere un posto, perché gli studenti in Germania potevano facilmente fare tipo sostituzioni di ferie o di malattie, cioè in questo apparato industriale, diciamo, cioè non troppo specializzato. Cioè, e quindi ho fatto molti lavori, cioè, nell'industria e quindi dovevo vedere che cosa fare, cioè con l'arte, cioè praticamente durante l'accademia naturalmente abbiamo fatto le mostre collettive e cioè, ho anche inventato durante l'accademia il deposito dei segni, cioè oggi è il nome della mia associazione culturale e quindi dovevo capire che cosa fare e quindi ho iniziato un po' a viaggiare tra la Germania e l'Italia perché non volevo proprio perché avevo pure tanti amici, poi il progetto Deposito dei Segni non era un progetto per artisti singoli ma per collaborazioni, anche lavori, cioè di un gruppo, cioè come dire, di esplorare diciamo anche nuove forme di collaborazione e del fare artistico. E quindi ho viaggiato un po' tra la Germania e l'Italia e poi è accaduto nel 95, all'inizio del 95, cioè con dei amici, col gruppo Deposito dei Segni, chiamiamolo così, avevamo partecipato al premio scenario del 1995. Questo è il premio, diciamo, il premio teatrale dell'ETI all'epoca. E quindi poi siamo passati, il nostro progetto è stato accettato, cioè
della selezione e siamo passati alla selezione finale. E per la selezione finale un mio amico con cui collaboravo all'epoca più strettamente aveva chiamato Cam Lecce come trainer per gli attori, perché eravamo un grande gruppo alla Living Theatre, diciamo così, e che già all'epoca era comunque un'attrice affermata, e lei è venuta per fare il training ai performer. E quando abbiamo iniziato a lavorare ci è piaciuto tantissimo reciprocamente come lavoravamo, e da lì praticamente dopo diciamo questa esperienza col premio non lo abbiamo vinto. Non l'abbiamo vinto, direi quasi naturalmente. Sì, perché, come dire, è un gruppo così sperimentale con molti studenti universitari che a livello così drammaturgico della qualità dei performer, insomma, c'erano molti prima di noi sotto un punto di vista esterno, per dire. Però dopodiché abbiamo iniziato a parlare e lavorare, e così ho deciso praticamente nel 95 di ritornare stabilmente in Italia. Ci ho messo praticamente, ormai nel 95 avevo pure sparpagliato le mie cose praticamente in 3 posti diversi, in un posto in Germania, altre cose avevo ancora nell'atelier del mio amico a San Demetrio, nei Vestini, e veramente un po' di cose avevo già a casa di Cam. Ci ho messo per rimettere tutto il mio atelier insieme, ci ho messo praticamente 2 anni. Wow. Wow. Per recuperare tutti i pezzi. Per tornare, quando sono andato da Colonia a Cam, perché molti attrezzi miei avevo con me in Germania, avevo viaggiavo non con tanti vestiti, ma con un grande sacco, quelli verdi militari, con 60 kg di attrezzi lì dentro. E quando sono arrivato alla stazione Pescara, praticamente dopo un viaggio lunghissimo sono cascato fuori con questa sacca. Credo. Edizione. Una versione particolare del Viaggio della Speranza con le valigie di cartone di antica memoria. Adesso è interessante che dici questo. Delle volte, quando andavo a lavorare in Germania durante il tempo dell'accademia, ho fatto dei viaggi insieme a moltissimi operai italiani, anche famiglie che poi dopo l'inizio delle ferie si spostavano o tornavano. È molto interessante, praticamente dei grandi pranzi e cene dentro questi treni iper affollati dell'epoca. Quindi hai avuto diciamo così, un punto d'osservazione privilegiato rispetto a una umanità che diciamo non esiste proprio più in quella forma lì, che però è stata parte delle nostre culture, quella italiana, quella tedesca, dei nostri popoli, l'unione continua e diciamo precursore, diciamo fenomeno precursore dell'unione complessiva. No, Raffaele, se volevi dire qualcosa, vero? Dicevo che insomma è interessante quello che dici, soprattutto perché gli italiani in Germania in quel periodo forse non erano proprio visti benissimo, o perlomeno rappresentavano forse quello che per alcuni italiani rappresentano adesso alcuni popoli dell'Africa che vengono in Italia. Almeno questo è
è l'impressione che ho l'idea che ho io degli italiani negli anni 70, 80 e 90 che andavano in Germania a lavorare, ma magari mi smentisci tu. No, nel mio tempo direi già, no, come dire, non così come negli anni 60, come dire, dove c'era davanti ai pub vietato per italiani e cani, cioè questo, come dire, cioè, appartiene a un'altra epoca. Poi c'è tantissimi italiani, cioè come sono stati, cioè, anche bravi operai, cioè sono diventati anche in molte situazioni capocantieri, e come dire, la mia madre già appena dopo la guerra, cioè, lavorava come cameriera in una gelateria a Colonia, che praticamente era se mi ricordo bene, del fino 800 o inizio 900, cioè cioè i veneti, no? Cioè questa cosa esiste da moltissimi tempi. Cioè e poi quando io lavoravo nelle fabbriche ormai c'era tutto il mondo, turchi, jugoslavi, spagnoli, italiani, greci, e c'è poi anche polacchi. Cioè, come dire, semmai c'era una più grande avversione per i polacchi cioè, che per altri. Naturalmente è rimasto un po' uno stereotipo di pasta a mandolino e mafia, cioè questo, come dire, certo la mafia esiste, ma sicuramente non è una cosa da stereotipare, perché è una industria mondiale del crimine, cioè non è, cioè sono due siciliani, per dire. Sì. Ok, abbiamo ancora 6 minuti scarsi, quindi no, io direi di... Perché solo 6? 9? Siamo a 21, a 9. Sì, mi farò una domanda singola velocissima. Mi è venuto in mente. certo. Mi dici qual è, da nativo di Colonia, qual è il primo aggettivo che ti viene in mente riguardo il famosissimo Duomo di Colonia, riguardo la cattedrale? Il primo aggettivo? Sì. Alto. Ok, bene. E se ti devo dire personalmente, dopo che da fuori avevo detto meraviglioso, da dentro sono uscito, com'è la cattedrale? Buia. Scioccante per me. No, in realtà c'è rimasto giusto il tempo per delle domande secche con delle risposte, diciamo così, concise. E sono quelle solite che facciamo, quelle un po' più leggere, anche se oggi abbiamo toccato degli argomenti importanti, anche profondi, senza eccessivi momenti di Io pesantezza. avrei una domanda che invece riguarda l'arte. Perché me la stavo tenendo da un po' quando abbiamo saputo che c'eri tu come ospite. Che cosa ne pensi degli NFT? Non fungible token. Che cosa? Allora, sai che qualche settimana fa è stata venduta un'opera digitale per 69 milioni di dollari, no? Che è stata fatta da questo artista che si chiama adesso non mi viene il nome, Bibo mi pare, insomma, quindi è stata la prima volta che un'opera completamente digitale è stata venduta come tale, quindi non c'è un pezzo fisico, ma c'è solo un file che è stato venduto. Tu come artista, rispetto a che, siccome fuori onda prima dicevamo, no? Tu dicevi faccio delle cose che adesso magari sembrano un po' più antiche. Sì, sono un po' da dinosauro. Ecco, da dinosauro. Cose con la materia. Che ne pensi di questa tendenza verso il digitale, nel fatto che l'arte poi diventa un prodotto intangibile, magari su un file che poi viene venduto ed è mercificato come tale, quindi non c'è niente di fisico che puoi avere, insomma, nelle tue mani? Forse potrò avere c'è qualche problema con la eccessiva commercializzazione dell'arte, cioè come prodotto di lusso o di investimento, no? Invece di un diamante compri un'opera d'arte, no?
Poi rispetto al digitale no, perché l'arte ha sempre, come dire, viaggiato sempre in tutte le possibilità tecnologiche, perché il digitale deve essere escluso, e poi c'è chiaro che io appartengo, come dire, anche come indole mi piace di lavorare con le mani, no? Non solo con la testa, per così dire. Però il digitale, col digitale puoi fare tanto arte come faccio io, con una matita, la tempera o lo scalpello, la pietra, perché si può anche fare il teatro digitale. Certo. Poi l'arte è sempre stata un veicolo per la società per avanzare, no? Quindi questo dici tu. Lo spero, almeno me lo diceva Aristotele a me. Scusa, parlando di filosofi. Ok, allora adesso andiamo invece con le domande a Raffi. No, le domande a Raffi, le nostre domande tipiche, quando è stato, se c'è stato un momento particolare, specifico, in cui tu ti sei detto questa è casa mia, questo pezzo d'Italia è casa mia, questa casa è casa mia. Se c'è stato un momento oppure se il tuo percorso è avvenuto gradualmente. Mai. Mai. Non mi chiedo mai una cosa del genere. Sono sempre pronto per partire. Ok. E questa è una domanda, è una risposta che non ci avevano mai dato. Poi abbiamo la solita che di solito fa Piero, quella della coperta di Linus, e te la fa Piero. No, appunto, semplicemente qual è sia in senso come dire, materiale o no, qual è la tua coperta di Linus, la cosa a cui non rinunci mai, sia quel che sia il viaggio, sia quel che sia la nuova avventura che intraprendi, tu devi avere quella cosa con te. Una matita, sicuro, ma ormai viaggio, questo dal 2003, quando faccio dei lunghi viaggi porto con me sempre gli acquarelli. Wow, che bello. E quindi poi dove ti fermi puoi dipingere praticamente. Sì, c'è questo, perché ho iniziato nel 2003, si chiamano Night Diaries, che c'è questa meditazione notturna, tante volte anche solo con una candela con cui poi puoi fare zen con i tuoi sentimenti del giorno. Bello. Bellissimo. Quando fai una mostra con i tuoi Night Diaries, quindi? L'ho già fatto una volta, Mm-hmm. adesso non mi ricordo, penso 2011 a Pescara, anche presentando, perché come questa, la prima serie è legata proprio al nostro lavoro in Medio Oriente, abbiamo presentato anche un libro che abbiamo fatto sul teatro sociale in ambito, diciamo, dei diritti umani, chiamiamolo così, e là naturalmente poi abbiamo invitato pure due esperti, uno il sociologo Ezio Sciarra e il professore di Roma 3 del teatro Raimondo Guerrino, a parlare proprio di questa dimensione del laboratorio, del workshop, dell'arte come campo elettivo, dell'arte, perché spesso si pensa all'arte soltanto in termini come qua dietro, no, i dipinti o le cose o opere digitali per milioni di dollari. Invece il mestiere può essere anche uno molto meno famoso e quindi c'è questo. Ok,
Quindi noi, scusate l'interruzione, scusa Piero, siamo arrivati alla fine a questo punto, cioè siamo Sì. proprio addirittura, facciamo i saluti, diciamo le ultime cose, eccetera, eccetera. Adesso io stavo, mentre tu dicevi quest'ultima cosa, Jorg, stavo ragionando sullo svolgimento della puntata, sulle cose che ti abbiamo chiesto, e in tutto ciò, diciamo, abbiamo parlato veramente poco del tuo lavoro d'artista, del vostro lavoro di artisti, quindi Non fa niente. no, ma volevo invitare il nostro pubblico, chi ha magari sentito questa puntata in podcast, si è incuriosito a seguire i link che Raffaele semina nei posti Qui giusti al sotto, momento giusto. qui sotto nella descrizione trovate tutti i link. Esatto, seguire Sassolini per andare a vedere le vostre il vostro canale su YouTube, le tue schede con i tuoi contenuti, la vostra storia, il sito del vostro progetto, perché appunto se vi è venuta la curiosità di sapere cosa fa un artista dopo averlo sentito parlare, aver raccontato la sua storia, abbiamo parlato poco di arte, diciamo il giusto, però appunto se vi è venuta la curiosità seguite i link, seguite gli indizi, riuscirete sicuramente a farvi un'opinione, a godere di alcuni contenuti sicuramente interessanti, belli, validi. Poi vedete voi se vi piace, se non vi piace, se ci capite qualcosa o no, se vi dà qualcosa. Questa è l'arte, non è che c'è una regola fissa per questo, per cui siamo arrivati addirittura. Io direi di far prima concludere Jorg, nel senso che se vuoi concludere in qualche modo, se vuoi dire qualcosa ai nostri ascoltatori, se vuoi dare un tuo pensiero finale a questa puntata con noi, che non è stata poi così super organizzata, un po' strampalata, però comunque abbiamo goduto della tua compagnia. Perché strampalare? È stato molto piacevole, diciamo, ciò che ci siamo detti, insomma. E l'ultimo pensiero, non lo so, forse rispetto all'arte digitale. Joseph Beuys negli anni '80, uno dei più famosi artisti tedeschi degli ultimi 50 anni, una volta ha provato a vendere una scultura invisibile a un grande collezionista londinese e purtroppo non è riuscito. Magari un giorno riuscirò a tirare fuori un po' più di soldi da questo root working, cioè lavoro di base, di radici, rispetto al grande mondo del workshop, o di portare, diciamo, la creatività e i processi creativi dentro la società. Bene, mi piace. E quindi questo era un pensiero finale, Artistico. quindi artistico, per dire che noi questa cosa ci siamo, potremmo parlare ore. Potete ascoltare anche Kame e Jorg nel loro programma che hanno su Radio Città Pescara, giusto? Ho detto bene? Sì. Potete trovare i link, potete anche loro, anche quel programma lì diventa un podcast a suo modo, perché resta sempre online e quindi li potete andare a ascoltare, molto interessante. In tempo di guerra non si sputa sui gatti. In tempo di peste, scusa, non si sputa sui gatti. Una stupidaggine la devo dire pure oggi, mi scusa. Allora, quindi conclusione, grazie Jorg di essere stato con noi. Grazie a voi. È stato un piacere. Questa era la nostra 48esima puntata complessiva, la 16ª della seconda stagione, per cui grazie ancora, un saluto a te da parte mia e ai nostri ascoltatori. Abbiamo degli indizi per continuare a seguirci, tra cui per esempio ci sono gli orari. Esatto, per esempio potreste provare a connettervi sia domenica prossima, il 2 maggio, per scoprire il promo, sia poi l'appuntamento istituzionale giovedì prossimo 6 maggio, come sempre, 18:30 orario delle Isole del Nord, 19:30 per noi che apprezziamo di più il Mediterraneo, 20:30
dal Mar Nero fino a un pochino più a est, mentre invece se vi siete appassionati fino in fondo al mondo dell'arte e volete vivere in una città che faccia più per voi, potete sia connettervi da Paint in Paintsville, nella Pennsylvania, che da Artemisa a Cuba alle 14:30. Perfetto, questa era la nostra puntata di Una vita da lontano live in podcast. Mi raccomando, iscrivetevi cliccando sul bottone che avete qui a destra o su quello che vedete qui in mezzo alla mia faccia se siete arrivati fin qui a guardare questa puntata, e ovviamente se ci state ascoltando iscrivetevi ai nostri podcast sia su Spotify sia su Apple Podcast e tutte le altre piattaforme. Noi ci sentiamo, come ha detto Piero, tra qualche giorno con una nuova puntata, e questa volta vi posso anticipare che andremo a vedere e a trovare un'isola famosa nella quale siamo stati una volta, sia io che Piero, meglio conosciuta come la Flaca. Noi ci sentiamo tra qualche giorno, è stato un piacere come sempre, ciao!